video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia che io ho deciso di chiamare girandola, e per poterla realizzare sono tornata a utilizzare un filato estivo di quest'anno dell'Adrian Fil, ossia acquerello, che se ricordate ho già utilizzato per fare il top crop acquerello, l'ho chiamato come il filato. Questa volta sono andata a utilizzare questo colore che è fantastico, molto estivo, perché c'è questo giallo, questo verde molto particolare, mi piace tantissimo, che è il codice numero 23. Vi faccio però vedere anche altri colori presenti sempre sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Guardate, qui abbiamo queste con le tonalità del verde, le tonalità del grigio, le tonalità del fucsia. Oltre a questi naturalmente ci sono anche altri colori, e avrete già capito che questa maglia in realtà sono due mattonelle grandi che sono cucite da di loro. Per una taglia S io ho utilizzato 3 gomitoli, mentre per una taglia ML vi occorrono 4 gomitoli, lavorando con un 104,5. Attenzione però, se volete allungare la maglia, perché come potete vedere io l'ho lasciata corta perché la voglio estiva, la voglio mettere sopra i pantaloni, quindi ho deciso di farla corta. Se dovete allungarla, taglia S dovete andare a prendere 4 gomitoli, taglia M restate 4 gomitoli, taglia L invece andate a prendere 5 gomitoli. Per quanto riguarda invece la lavorazione, io la trovo fantastica perché è molto particolare, ricordo una girandola, o se vogliamo anche una croce, sia qui in verticale che magari vederla anche in obliquo, ma a me piace più vederla come in totale, come una girandola. Trovo che sia veramente una lavorazione simpatica, e vi posso assicurare che è anche semplicissima, perché in realtà dopo i giri base c'è un giro che va sempre ripetuto, quindi è veramente semplicissima realizzarla. Come vi ho detto sono due mattonelle, una per il davanti, una per il dietro, che poi sono andata a cucire sulle spalle lateralmente. Lateralmente ho lasciato un bello spacco allo scalfo perché lo volevo bello largo e non lo volevo stretto, però naturalmente se qualcuno di voi vuole fare le maniche deve andare a cucire di più in modo tale appunto da poter fare le maniche. E una volta cucite le due mattonelle potete anche continuare la lavorazione sotto, e come vi ho accennato prima nel tutorial vi do indicazioni su come allungarla, quindi ci sono due motivi che secondo me potete usare per poter appunto allungare la vostra maglia. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma particolare creazione vi piaccia. Detto ciò, mi raccomando, come sempre, se decidete di realizzarla mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare come filato il filato dell'Adrian Fil linea acquerello, che se ricordate ho già utilizzato per fare un'altra creazione, il top crop acquerello, però questa volta ho deciso di utilizzare questo codice, questo colore, che è il codice numero 23. È bellissimo, lo trovo molto estivo, però qui come potete vedere ci sono anche altri colori che trovate sempre disponibili sul mio sito. Allora lavoreremo con l'uncinetto del numero 4 e andremo a creare due mattonelle uguali, che poi andremo a cucire insieme. Io non so ancora se poi andrò anche ad allungare la maglia sotto, però nel caso lo facessi oppure no vi consiglierò comunque i punti da fare per poterla allungare nel caso io decidessi di non farlo. Allora andiamo quindi a realizzare un anello magico, e all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle di separazione, 1 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, per un totale quindi di 4 gruppi di 2 maglie alte. Tiro l'anello magico e vado a chiudere la mia lavorazione andando a fare una catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo è il nostro primo giro base. Andiamo a fare il secondo giro base e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie, un'altra maglia, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e quello che faccio lo farò per tutto il giro. Vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2,
2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e ricomincio, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, entro nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, devo terminare il giro, vado nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, entro dove ho la seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. E adesso, fatto questi 2 giri base, possiamo andare a fare finalmente il nostro primo giro, il giro che poi verrà sempre ripetuto e che ci permetterà di allargare la nostra lavorazione. E quindi andiamo sempre a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta rientrando nell'archetto, una maglia alta sopra la prima delle nostre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nell'archetto e nell'archetto vado sempre a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare la maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, vado nella prima delle 2 maglie alte, vado a fare una maglia alta, catenella e di nuovo nell'archetto di una catenella vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare scusatemi, salto la prima maglia alta, vado nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, termino il primo giro entrando sempre nella seconda maglia, nella seconda catenella e facendo una maglia bassa. E a questo punto ricominciamo il giro e quindi andiamo sempre a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare una maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi come potete vedere noi andiamo sempre a fare nell'archetto il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e andiamo a fare sempre le maglie alte sopra le prime maglie alte saltando l'ultima, catenella di separazione, vado nell'archetto, una maglia alta, archetto successivo, catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Ora in questo caso dobbiamo arrivare al nostro angolo, quindi catenella, salto la prima maglia e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle successive 2 maglie alte, 2 maglie alte nell'archetto, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, e di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra ognuna delle prime 2 maglie alte, 1, 2, saltando quindi l'ultima,
catenella di separazione, vado nell'archetto, maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo si salta la prima maglia e si va a fare una maglia alta sopra ognuna delle due successive maglie alte. Entro nell'archetto e vado a fare le mie 2 maglie alte, 2 catenelle e rientro 2 maglie alte, una maglia alta sopra ognuna delle prime 2 maglie alte, 1 e 2, quindi salto l'ultima e poi catenella di separazione, vado nell'archetto, maglia alta, catenella, vado nell'archetto successivo, maglia alta, catenella e di nuovo si salta la prima maglia, si va a fare una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte, 2 maglie alte nell'archetto, quindi 1 2 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, quindi 1 2, una maglia alta sopra ognuna delle prime 2 maglie alte, quindi 1 2, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione e di nuovo salto la prima maglia e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte e poi 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Chiudo il giro andando sempre a fare una catenella, entro nella mia seconda catenella e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia. Vedrete che man mano che andremo a fare i giri dovete sempre saltare, quando si tratta dell'angolo qui dobbiamo saltare la prima maglia alta qui e l'ultima maglia alta qui, e naturalmente vedete che qui vanno ad aumentare le maglie alte separate da una catenella. Qui ne abbiamo una, qui ne abbiamo 2, nel giro successivo ne avremo 3. Quindi vi faccio vedere, vado a fare sempre 2 catenelle, rientro dentro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, salto l'ultima maglia alta, catenella, vado nell'archetto, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, salto la prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, entro nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte e poi una maglia alta sopra ognuna delle successive 3 maglie alte. Scusate, ok, quindi catenella di separazione, archetto, maglia alta, catenella, archetto, maglia alta, catenella, archetto, maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia saltando una maglia alta. Quindi ripetiamo, la lavorazione è sempre questo giro, dovete sempre fare nell'archetto di 2 catenelle il ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Man mano aumenteranno per ogni giro le maglie alte da fare sopra le maglie alte. Ricordatevi sempre di saltare la prima e di saltare l'ultima, e naturalmente in ogni archetto di una catenella dovremo andare a fare la maglia alta. Quindi vedete, siamo passate che qui avevo una maglia alta, qui 2, qui 3, nel giro successivo ne avremo 4, 1 2 3 e 4, e si salterà sempre quando andiamo a fare il lato l'ultima maglia alta qui e la prima maglia alta qui, maglia alta sopra ogni maglia alta, e nell'archetto ricordate sempre di fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi questa è la lavorazione, come vi ho detto è semplicissima. Io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro per poter arrivare alla larghezza desiderata. Tenete sempre presente che la mattonella deve superare di qualche centimetro le vostre spalle, ma se avete dei fianchi e un seno molto grande magari vedete di superare anche la larghezza del vostro seno o del vostro fianco, a seconda
comunque di quanto volete fare larga la maglia. Detto ciò, quindi io continuo a fare la lavorazione e vi dico poi alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Dunque io ho terminato la mia prima mattonella, ho ripetuto il giro, il primo giro, per altre 15 volte, quindi ho un totale di 16 giri più i due giri base, e come lunghezza io vi dico dal centro, ecco qui, dal centro andando all'esterno per me è 22 centimetri, quindi in totale io ho 44 centimetri, e come larghezza per me va benissimo, perché come sapete il quadrato deve essere un po' più largo delle spalle. Adesso quindi andrò a fare un'altra mattonella uguale a quella che ho già fatto. Ah sì, prima che mi dimentico, secondo me per una taglia M dovete andare a fare almeno altri 2 giri in più rispetto a me, quindi invece di ripetere per 15 volte il primo giro lo ripetete per altre 17 volte, direi 19 per una taglia L. Tenete sempre presente che comunque dovete vedere la larghezza delle vostre spalle e andare a fare qualche centimetro in più, in modo tale che non vi tiri né sul seno né naturalmente sui fianchi, se decidete di allungare poi la mattonella, scusatemi, la mattonella, la maglia. Eccola qui la seconda mattonella fatta. Adesso bisogna andarle a cucire. Io non ho ancora deciso se continuerò a fare la lavorazione sotto, voglio andare prima a cucirla per poi decidere appunto se continuare la lavorazione sotto, e naturalmente in quel caso vi farò vedere che tipo di punto andrò a realizzare. Comunque adesso dobbiamo andare a cucire i due quadrati insieme, partendo dall'esterno verso l'interno per le maniche e naturalmente dal basso verso l'alto per poter lasciare libero lo scalfo. Io adesso vado a cucire, vi dirò quanto sono andata a cucire io e i suggerimenti per le taglie più grandi delle mie. Naturalmente tenete presente che le mattonelle, le taglie più grandi delle mie, io, come vi ho detto prima, vi ho consigliato di fare qualche giro in più. Dunque ho terminato la cucitura. Sulle spalle sono andata a cucire per 9 centimetri sia a destra che a sinistra, lasciando così uno scollo di circa 27 centimetri, e per me va più che bene come scollo, mentre lateralmente ho lasciato lo scalfo veramente molto grande, proprio perché voglio che questa sia una maglietta estiva con sotto un top, quindi mi piace avere o un body, mi piace avere lo spacco molto largo, quindi da sotto fino a sopra io ho cucito solamente per 20 centimetri. In questo caso vi consiglio, per le taglie più grandi del mio, a seconda di quanto volete lo spacco, se volete uno scalfo largo, uno scalfo stretto, andate a cucire quanto volete. Naturalmente se dovete fare le maniche non lasciatelo troppo grande, tenete sempre di lasciare sui 15 centimetri liberi per una taglia S, sui 17 per una taglia M, sui 19 per una taglia L centimetri liberi se volete fare un po' di maniche. Ho deciso anche che non andrò ad allungare la maglia perché mi piace la lunghezza che ho raggiunto, ma vi do i suggerimenti se volete allungarla. Allora, potete allungarla facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta. In questo caso però vi consiglio di passare a lavorare con un uncinetto di mezza misura più piccola, quindi avendo lavorato col 4,5 andate a lavorare con l'uncinetto numero 4, questo perché altrimenti sotto vi si allarga troppo. Se invece volete che vi vada larga perché sui fianchi la volete bella morbida, lavorate tranquillamente col 4,5. Questo se volete fare un punto pieno, quindi poi il prossimo giro andate a lavorare sempre giri di maglie alte. Se invece volete un punto forato, quindi che un po' richiami il punto di questa maglia, io vi consiglio di andare a fare un giro di maglie alte e poi un giro di maglie alte alternato a una cotonella. Questo però significa che quando andate a fare il primo giro di maglie alte dovete tenere presente di avere alla fine un multiplo divisibile per 2, quindi potete giocare lateralmente per se dovete aggiungere o togliere qualche maglia. Questo ripeto sempre una o due maglie alla fine, quindi questo è il consiglio che vi do. Quindi o fate giri di tutte maglie alte o fate giri di alternati di maglia alta e maglia alta alternata una catenella, e in questo caso io vi consiglio di lavorare tranquillamente con l'uncinetto il numero 4,5. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.